Ciao a tutti e bentornati su MTBT, Mountain Biking Tube. Questo video mi è stato richiesto da parecchi di voi, perché la scelta del giusto copertone crea molti dubbi ed incertezze. In questo video spiegherò il significato delle sigle riportate sul copertone, il concetto di grip, scorrevolezza e resistenza al rotolamento, le caratteristiche di un copertone tipo mescole, sezione, disegno e peso, quale pneumatico scegliere in base alle vostre esigenze o alle condizioni del terreno ed il concetto di tubeless. Iniziamo dunque dalle sigle ed etichette partendo dall'ETRTO, una sigla il cui significato è European Tire and Rim Technical Organization, organizzazione tecnica europea per pneumatici e cerchi. Le misure ETRTO presentano due numeri, come per esempio questo 50-622. Il primo numero indica la larghezza della gomma in millimetri, il secondo numero indica il diametro interno dello pneumatico, 622 mm. Questa indicazione è chiara e permette una precisa correlazione con la misura del cerchio. Le dimensioni in pollici vengono diffusamente utilizzate nel settore delle mountain bike e nei paesi anglofoni, pertanto continueranno ad essere usate. La prima cifra indica il diametro esterno in pollici e la seconda cifra la larghezza del copertone, sempre in pollici. Per facilitare la conversione tra ETRTO in pollici esistono delle tabelle. PSI è l'acronimo di Pound per Square Inch ed è l'unità di misura della pressione nel sistema anglosassone. Il bar invece è un'unità di misura della pressione nel sistema CGS. Un bar equivale a 14,5 PSI. I 40 PSI indicati sul copertone indicano la pressione massima sostenibile oltre al quale non si dovrebbe andare. L'ultima indicazione importante è il TPI, Thread per Inch, che tradotto significa fili per pollice, ed indicano la densità del tessuto della carcassa. Molti fili equivalgono a un pneumatico di qualità, scorrevole e leggero. Pochi fili significa che c'è più gomma e quindi c'è maggior peso. La gomma sarà più rigida, ma avrà anche un basso rischio di foratura. Prima di parlare di grip e scorrevolezza, vorrei ricordarvi che mtbtshop.com è un portale di compravendita completamente gratuito, dove potrete pubblicare tutti gli annunci di vendita che vorrete relativi al mondo del ciclismo, o cercare articoli ed accessoristica di cui siete alla ricerca. Passiamo ora a parlare del grip, della scorrevolezza e della resistenza al rotolamento. Il grip ha due funzionalità principali. Il primo è quello di aderire al terreno non facendovi scivolare su rocce o radici, specialmente in condizioni bagnate o fangose. La seconda funzionalità è quella di darvi trazione e fare in modo che la gomma non scivoli quando imprimete potenza sui pedali. Un pneumatico con molto grip potrebbe però darvi poca scorrevolezza, rendendo la pedalata più faticosa e facendovi disperdere energia. Quando scegliamo le gomme da montare sulla nostra mountain bike, dobbiamo avere chiaro quale sarà il nostro obiettivo, se privilegiare il grip o la scorrevolezza. Sul mercato ci sono pneumatici che possono essere più orientati ad un fattore di scorrevolezza e più orientati al grip. E adesso andiamo a scoprire le caratteristiche di uno pneumatico, che è formato da diversi componenti. I principali sono la mescola, la sezione, il disegno ed il peso. La mescola è l'elemento magico della gomma. È una lega di caucciù e altri ingredienti chimici che influiscono sulla densità, la resistenza al rotolamento, l'aderenza del fango sulla gomma, l'usura e l'aspetto. Due pneumatici possono sembrare esattamente uguali, ma se usano mescole di gomma differenti, il loro funzionamento sarà radicalmente diverso. In generale, più morbida è la mescola, maggiore sarà il grip, specialmente sul bagnato. Il rovescio della medaglia è che la gomma più morbida è molto meno resistente e si usura più velocemente. Una gomma più dura rotola più velocemente e dura più a lungo, ma non offre gli stessi livelli di aderenza. Le gomme di oggi offrono diversi tipi di mescole sullo stesso copertone. Maxxis, per esempio, con la gamma 3C ne offre ben 3 diverse. Dura al centro per una scorrevolezza e durata maggiore e 2 mescole progressivamente più morbide sulle spalle, per ottimizzare l'aderenza e il controllo in curva. La sezione evidenzia la larghezza dello pneumatico, viene espressa in pollici e come visto precedentemente anche con lo standard europeo ETRTO. Più grande è la sezione, più sarà l'impronta sul terreno, aumentando l'aderenza ma anche la resistenza al rotolamento.
A volte, per lo stesso modello di pneumatico, possiamo trovare misure di sezione diverse, tipo 2,30, 2,50, 2,60 pollici e così via. I copertoni Plus sono molto diffusi sulle e-bike. Possiamo dire che quasi tutte le e-bike Plus montano copertoni con sezioni che vanno da 2,6 fino a 3 pollici. Il disegno riguarda la posizione, la forma, l'altezza dei tasselli e il taglio dei tasselli. Avere gomme diverse all'anteriore e al posteriore può essere un ottimo modo per bilanciare l'assetto della bici. Mettere un pneumatico con tasselli più distanti all'anteriore e con una mescola più morbida ottimizzerà il grip in frenata e offrirà una maggiore sicurezza in curva. Al posteriore invece si usa montare uno pneumatico con tasselli più fitti, in modo da ridurre la resistenza al rotolamento. Il ruolo del copertone posteriore è di migliorare la motricità. Per questo motivo i tasselli devono essere perpendicolari al senso del rotolamento, in modo da mordere il suolo, e i tasselli dovrebbero essere meno alti per terreni asciutti. La ruota anteriore invece è direzionale, da lei dipende la precisione e l'aderenza in curva. Per questo motivo i tasselli sono più aggressivi, a forma di freccia, e più evidenti sui lati del copertone. In linea di massima, per terreni fangosi, i tasselli saranno molto lontani fra loro, in modo da permettere al fango di scivolare via dal copertone. Se si vuole più scorrevolezza, dovreste orientarvi sui tasselli più bassi e più fitti, in modo che non penetrino a pieno nel terreno, facendovi dissipare meno energia. È il tipico copertone da cross country. L'impatto sul peso è dato dal valore del TPI, che come visto precedentemente è il valore che indica la densità dei fili della carcassa. Un TPI elevato, come per esempio 120, indica che la carcassa ha molti fili, quindi sarà una gomma leggera e di qualità. Se la gomma ha pochi fili, significa che il copertone avrà più gomma e quindi risulterà più pesante e rigido. Non solo il TPI, ma anche la larghezza dello pneumatico, i tipi di mescola utilizzati ed il disegno dei tasselli hanno un impatto sul peso. Detto questo, quali sarebbero le caratteristiche per la scelta di uno pneumatico scorrevole rispetto ad uno con grip? Andiamo a scoprirlo con una piccola tabellina. Uno pneumatico scorrevole deve avere una mescola dura. Alcuni copertoni indicano la durezza della mescola con un numero seguito dalla lettera A, il cosiddetto valore Shore, che indica per l'appunto la durezza della gomma. Più basso è il numero, più morbida è la gomma. I pneumatici morbidi si aggirano intorno ai 40 A, quelli duri arrivano a 60-65 A. I copertoni per i mountain bike arrivano anche a 72 A. Per migliorare la comprensione di durezza, Schwalbe ha recentemente introdotto una striscia colorata sul copertone, un po' come le gomme di Formula 1. Noi praticamente per distinguere i vari tipi di utilizzo abbiamo delle diverse tipologie di mescole. Per quanto riguarda il DH abbiamo la mescola ultra soft e lo potete vedere da una striscia viola sul battistrada. Queste strisce dopo un tot di utilizzo spariscono un po' come nelle automobili, ma sul fianco sono riconoscibili da un'etichetta che in questo caso ha praticamente la nostra mescola soft che viene utilizzata nell'enduro. Striscia rossa, gomma dura per cross country race. Blu, gomma dura ma con un po' più di grip per cross country, all mountain e trail. Il colore arancione per gomme soft enduro e downhill. E il colore viola sono super soft, sempre per enduro e downhill. Oltre alla durezza, un copertone scorrevole ha un valore TPI più elevato, solitamente 120 TPI, rispetto ad un copertone con grip che ne ha 60. La sezione di un copertone scorrevole è stretto, come quelli utilizzati nel cross country, mentre le gomme da enduro e DH sono più ampie. Il disegno di un copertone più scorrevole avrà tasselli più fitti. Se si vuole più grip, i tasselli saranno distanziati e pronunciati. E per finire il peso. Solitamente un copertone scorrevole avrà minor gomma e quindi sarà più leggero. Quello con più grip invece avrà più gomma e risulterà più pesante. Ora che abbiamo compreso se prediligere un copertone scorrevole ad uno con più grip per le nostre uscite, dovremo anche comprendere quale pneumatico scegliere in base alle condizioni del terreno. Se pedalate su asfalto, dovreste prediligere pneumatici da cicloturismo con tasselli fitti e molto bassi. Anche una copertura senza tasselli andrebbe bene. Se osate pedalare su terreni duri, compatti ed asciutti, non si ha bisogno di grip, ma più di scorrevolezza, in modo da fare meno fatica.
Su terreni fangosi invece si ha bisogno di una gomma con grip. I tasselli devono essere pronunciati e ben distanziati. Ed infine, se i vostri percorsi sono rocciosi, avrete bisogno di molto grip, in quanto le rocce sono scivolose, quindi meglio usare una gomma con grip elevato per avere più attrito sui fondi viscidi. Con i pneumatici tubeless, copertone e cerchio formano un insieme ermetico, grazie ai telloni dei copertoni specifici che si sigillano al cerchio in modo perfetto. Il cerchio deve essere completamente ermetico. Alcuni cerchi sono fatti per montaggio tubeless, invece altri vengono montati in tubeless con un kit di trasformazione. In più si deve utilizzare una valvola compatibile. All'interno si immette un liquido sigillante che ottura istantaneamente eventuali buchi. Il vantaggio di andare tubeless è quella di ridurre drasticamente le forature da spine e di abbassare la pressione dei pneumatici per migliorare l'aderenza. Se volete saperne di più, cliccate sul link qui sopra per vedere il video dedicato. Per concludere, il mercato offre una grande varietà di pneumatici progettati per funzionare nella maggior parte delle condizioni. Quale scegliere dipende molto da cosa vi piace fare e i tipi di trail che siete soliti percorrere. Se pedalate su strade bianche, ben battute e terreni duri, scegliete un copertone con battistrada meno aggressivo e dai tasselli più fitti, in modo da privilegiare la scorrevolezza. Se pedalate su terreni soffici, fangosi, rocciosi e con molte radici, orientatevi verso un battistrada più prominente, in modo che i tasselli riescano ad ancorarsi sul fango senza scivolare. Come sempre, tutte le tabelline mostrate a video sono scaricabili gratuitamente dal mio sito internet www.mountainbikingtube.com. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!